Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione completeremo il terzo dei 3 video che volevo fare sul meccanismo a croce di Malta. Prima di cominciare però, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. In questo video andremo a completare l'assemblaggio del meccanismo, poi definiremo ulteriori connessioni se necessarie al funzionamento del meccanismo stesso, imposteremo l'analisi, la eseguiremo e tireremo fuori da questa tutte le informazioni che ci possono essere utili per analizzare nel dettaglio questo tipo di meccanismo. Nel video precedente abbiamo già generato dal modello multibody che è presente in questo assieme ed è costituito da questa parte incorporata che vediamo qui, abbiamo già generato le parti dai 2 body che compongono questo modello e quindi adesso dobbiamo semplicemente andarle ad assemblare all'interno di questo assieme con le giuste connessioni. Quindi procediamo, andiamo a fare assembla, iniziamo a montare la ruota condotta, che sarebbe questa, la apriamo e la montiamo con una connessione cerniera. Quindi scegliamo la connessione pin o cerniera dal menu apposito. Per vincolare questo elemento utilizzeremo le medesime superfici della parte incorporata e utilizzeremo esattamente gli assi di rotazione che abbiamo definito sul modello multibody. Quindi andiamo a dargli questa superficie cilindrica e quest'altra superficie cilindrica per l'allineamento assiale, mentre per quanto riguarda il posizionamento ortogonale all'asse di rotazione utilizziamo il piano front della parte con il piano front del modello multibody. A questo punto andiamo anche a definire il grado di libertà relativo alla rotazione e in questo caso facciamo la stessa cosa andando però a selezionare il piano top della parte incorporata con il piano top della ruota condotta. A questo punto abilitiamo il valore di rigenerazione perché in questo caso è importante utilizzarlo, lasciamo la posizione corrente così come il valore di rigenerazione a 0 gradi di inclinazione tra i 2 piani appena selezionati. Confermiamo. Facciamo gli stessi identici passaggi anche per quanto riguarda il montaggio della ruota motrice, che andiamo a selezionare, la apriamo, anche qui scegliamo la connessione cerniera, selezioniamo le 2 superfici cilindriche per l'allineamento assiale e poi selezioniamo i 2 piani front della parte appena inserita con la parte incorporata. Quindi andiamo a gestire anche il grado di libertà della rotazione esattamente nello stesso modo con cui l'abbiamo definito prima, quindi selezioniamo i 2 piani top, lasciamo il valore di 0 gradi sia come posizione corrente che come valore di rigenerazione, ma abilitiamo il valore di rigenerazione e confermiamo nuovamente. A questo punto, visto che le parti che abbiamo assemblato in questo momento corrispondono esattamente ai corpi della parte incorporata che avevamo modellato e realizzato nel video precedente, per poter verificare il funzionamento del cinematismo che abbiamo realizzato, ci conviene nascondere la parte incorporata in questo modo. Poi, anche al fine di mostrarvi un'altra funzionalità, se nascondiamo la visualizzazione di alcuni elementi del nostro modello, e vogliamo che questo stato di visualizzazione permanga anche alla successiva apertura del modello, andiamo su Vista e andiamo a salvare con questo tasto lo stato di visualizzazione in modo che venga memorizzato e quindi quando andremo a riaprire questo assieme ritroveremo il medesimo stato di visualizzazione, quindi con questo componente nascosto. Quindi quel componente adesso è nascosto, di conseguenza possiamo trascinare con il CTRL ALT e il tasto sinistro le 2 ruote per verificare quantomeno che le cerniere siano state definite correttamente. Mi sembra proprio di sì, quindi a questo punto facendo CTRL G verifichiamo anche che si ripristini il valore di rigenerazione per entrambe le ruote. A questo punto passiamo allo step successivo che in questa fase può essere quello di mostrare una colonna nell'albero del modello che ci faccia gestire più facilmente il parametro che conteggia il numero di gole radiali della ruota condotta. Per fare ciò, avendo selezionato colonne albero, vado qui e vado su parametri modello e come nome del parametro gli digito proprio il nome del parametro che abbiamo creato nel video precedente, quindi n gole radiali. Lo sposto verso questa finestra di destra in questo modo, cliccando su questo tasto, lo applico e gli do OK.
questo punto noteremo che anche se in grigio, perché il componente da cui deriva questo parametro è nascosto, in realtà questo valore lo possiamo cambiare. Ad esempio posso dargli un valore diverso, proviamo con 8, dopodiché rigeneriamo e noterete che la ruota condotta in particolar modo cambia, ma ancora posso portarlo a 5. Di nuovo invio, rigeneriamo con il CTRL G e anche qui cambia di nuovo. Adesso lo riporto al valore originale, cioè 6, invio e ancora CTRL G. Quindi abbiamo verificato che anche su le parti estratte dai corpi della parte incorporata che si chiama croce, malta, multibody, noi otteniamo un risultato parametrico e quindi legato al modello originale. Verificato questo aspetto, direi che possiamo entrare nell'ambiente meccanismo, perché abbiamo visto che le due ruote girano correttamente intorno al loro asse, quindi sono montate correttamente con una connessione cerniera, ma in realtà le due ruote al momento non sono ancora legate tra loro. Ipotizzando che la ruota motrice ruoti unicamente in senso antiorario, la cosa migliore in questo caso è definire delle connessioni gamma tra il perno e ciascuna gola della ruota condotta, in particolar modo tra il perno e un unico lato di ciascuna gola della ruota condotta. Quindi andremo a creare una connessione gamma tra la superficie cilindrica del perno e questa superficie planare della gola, perché in realtà sarà l'unica che verrà utilizzata nel caso in cui la rotazione della ruota motrice sia unicamente in senso antiorario, quindi più o meno come ve lo sto indicando con il mio puntatore del mouse. Detto ciò, dobbiamo ripetere la connessione gamma per ciascuna gola, quindi dovrò fare dei passaggi un po' ripetitivi che probabilmente accelererò nel video finale. Quindi andiamo a definire una gamma, selezionando la voce di selezione automatica e come gamma 1 vado a selezionare questa superficie cilindrica, poi faccio clic col tasto centrale, quindi definisco la gamma 2, seleziono la superficie planare, che è questa, faccio tasto centrale, visto che è una superficie planare, quindi non chiusa su se stessa, mi chiede di definire un punto frontale, che gli posso dare questo, e un punto posteriore, che gli serve a capire quello che è l'orientamento di questa superficie. Dopodiché, per concludere la definizione di questa gamma, vado su proprietà, visto che il contatto tra il perno e ciascuna gola deve essere un contatto intermittente, quindi il perno si deve poter staccare da ciascuna di queste superfici. Per ogni gamma che andrò a definire devo abilitare il distaccamento, mettendo un segno di spunta in questa casella. E gli do OK. Adesso ripeto gli stessi passaggi tra il medesimo perno e i restanti fianchi delle altre 5 gole che abbiamo. Quindi vado a fare ancora gamma, autoselect, seleziono la superficie cilindrica, tasto centrale, poi vado su gamma 2, non utilizzo l'autoselect, quindi selezione automatica, seleziono questa superficie, tasto centrale, gli do il punto frontale e il punto posteriore. Poi vado su proprietà e nuovamente abilito il distaccamento. E ok, a questo punto ripeto ulteriormente, gamma, selezione automatica, superficie cilindrica, tasto centrale, gamma 2, questa superficie, tasto centrale, punto frontale e punto posteriore, proprietà, abilita il distaccamento e ok. Di nuovo, gamma, su gamma 1 spunto selezione automatica, seleziono la superficie cilindrica, faccio clic col tasto centrale, vado a selezionare su gamma 2, vado a selezionare la superficie planare della gola, tasto centrale, seleziono il punto frontale e poi il punto posteriore, vado su proprietà e abilito il distaccamento e clicco su ok. Ancora gamma, spunto selezione automatica, seleziono la superficie cilindrica del perno, tasto centrale, vado su gamma 2, seleziono la quinta superficie, tasto centrale, seleziono il punto frontale e poi quello posteriore, poi vado su proprietà e gli dico di abilitare il distaccamento e di nuovo ok. A questo punto definisco l'ultima gamma, sempre con selezione automatica, seleziono il perno, tasto centrale, vado su gamma 2, seleziono la superficie dell'ultima gola, tasto centrale, punto frontale e punto posteriore. E poi su proprietà abilito il distaccamento. E dico ok. Quindi adesso ci troveremo sotto la voce connessioni e sotto la voce camme ci dovremmo trovare 6 camme già definite. Ovviamente una piccola attenzione, è ovvio che se il numero di gole radiali della ruota condotta cambia e in qualche modo se aumenta, quindi da 6 passa a 8 piuttosto che a 12, ovviamente dovremmo definire le restanti camme sulle altre gole e quindi è bene fare questo tipo di lavoro. Il numero delle camme che noi definiamo nel meccanismo non è legato realmente al numero di gole, quindi saremmo poi costretti a ridefinirle tutte e quindi non si aggiornano automaticamente. A questo punto facciamo una piccola verifica per capire se effettivamente il meccanismo è stato costruito bene. Prima di tutto faccio un rigenera e poi con il CTRL ALT e il tasto sinistro cerco di muovere abbastanza lentamente la ruota motrice per vedere se effettivamente si impegna correttamente sulle varie gole.
Mi sembra che grossi problemi non ci sono, però cerchiamo di concludere la verifica controllando il funzionamento su tutte le gole e a questo punto direi che possiamo fare un CTRL G e rigenerare. Altro aspetto che è necessario per poter poi fare un'analisi è definire un servomotore. Ricordiamoci che vogliamo che la ruota motrice ruoti in senso antiorario, quindi è importante anche l'orientamento del servomotore, in modo che la sua velocità positiva abbia un verso ben preciso. Quindi clicchiamo su servomotore, il servomotore lo applicheremo al pin, quindi alla connessione cerniera della ruota motrice che andiamo a selezionare. La quantità che verrà guidata non sarà quella della posizione angolare, ma sarà quella della velocità angolare. A questo punto andiamo su dettagli profilo e gli diamo il coefficiente, ovvero il valore della velocità che vogliamo. In questo caso, per mia comodità, gli do 36 gradi al secondo, come faccio spesso quando si tratta di definire delle analisi cinematiche, proprio perché di base un'analisi cinematica dura 10 secondi, quindi se gli diamo 36 gradi al secondo di velocità, in 10 secondi va a compiere esattamente un giro completo. E in questo tipo di meccanismo un giro completo corrisponde a una rotazione della ruota condotta pari al passo angolare, quindi in questo caso pari a 60 gradi. Quindi qui confermiamo. Ah, non ho fatto caso al verso del servomotore, ma lo posso verificare riandandoci sopra e ridefinendolo. Il verso del servomotore è quello indicato da questa freccia, quindi essendo una velocità angolare, il verso del vettore che rappresenta la velocità angolare corrisponde a quello di una vite che viene avvitata normalmente e che avanza nel medesimo verso indicato da questa freccia. Quindi il verso di rotazione che genererà questo motore sarà proprio quello della testa della vite. Detto ciò, verificato questo aspetto, confermiamo. Se non fosse corretto, sarebbe sufficiente flippare, quindi invertire la direzione del servomotore. Confermiamo. Quindi a questo punto vado a definire un'analisi del meccanismo. Con questo tasto che abbiamo appena cliccato, gli diciamo di fare un'analisi cinematica. Visto che vogliamo che faccia fare un giro completo alla ruota condotta, saranno necessari 6 giri della ruota motrice. Quindi abbiamo detto che un giro lo compiamo in 10 secondi, quindi 6 giri li compieremo in 60 secondi. Gli altri parametri dell'analisi cinematica li manteniamo uguali, quindi ci saranno 10 frame al secondo. A questo punto clicchiamo su Run e lui eseguirà l'analisi e quindi memorizzerà le posizioni, le velocità e le accelerazioni della ruota motrice e della ruota condotta. Clicchiamo su OK. Qual è un altro aspetto che vogliamo gestire? Vogliamo poter poi mostrare alcune grandezze che possono essere interessanti. Quindi andiamo su misure, andiamo a creare una nuova misura che sarà una misura di posizione angolare. Andiamo a selezionare la cerniera della ruota condotta. Ovviamente la posizione verrà espressa in gradi. Gli dico applica e ok. Poi vado a crearmi il grafico della velocità, quindi la misura della velocità sempre della ruota condotta e ovviamente la chiamo velocità angolare. Applica e ok. Poi se vogliamo, visto che il moto della ruota condotta non avrà una velocità costante, possiamo anche considerare l'accelerazione angolare. Quindi gli dico accelerazione e seleziono sempre la medesima connessione. Applica e ok. A questo punto seleziono le tre misure, seleziono i risultati dell'analisi appena eseguita. Qui in questa colonna abbiamo i valori istantanei, ma volendo possiamo graficarli tutti in questo modo. Poi ovviamente il grafico può essere mostrato anche con le tre grandezze separate, però adesso faccio una cosa, cerco di adattarmelo nel modo migliore possibile, chiudo la finestra delle misure, cerco di farmi spazio in questo modo. A questo punto vado su meccanismo e vado su riproduci
e qui vado a riprodurre l'analisi fatta appunto con questo tasto e quindi clicchiamo sul play. Noterete che sul grafico abbiamo l'avanzamento dell'analisi rappresentato da questa linea rossa che si muove lungo il grafico delle ascisse che descrive l'aumentare del tempo. E quindi vediamo in celeste la posizione angolare che aumenta in maniera intermittente, la velocità angolare in blu e l'accelerazione angolare, abbastanza sovrapposta al grafico della velocità, invece in nero. Poi ricordatevi che questo grafico in realtà è possibile esportarlo tramite questo tasto in Excel. Inoltre, un risultato importante che possiamo ottenere da un'analisi cinematica è anche il fatto che possiamo generare, mediante questa funzionalità, quindi cliccando su cattura, possiamo andare a generare il video dell'analisi cinematica che abbiamo fatto. Quindi impostiamo la giusta risoluzione, lasciamo il nome che poi corrisponde a quello dell'assieme, potremo anche generare video in formato AVI oppure sequenze di immagini in vari formati. A questo punto gli diamo OK e quindi andiamo a generare il video. Anche questo richiede un po' di tempo perché comunque saranno 600 frame, quindi richiede un minimo di tempo, però tutti gli aspetti importanti di questa simulazione direi che li abbiamo affrontati e quindi posso concludere qui il video che finalmente completa il ciclo dei 3 video sul meccanismo a croce di Malta. Detto ciò vi saluto, vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.